1 e 2. Ciao a tutti ragazzi, bentornati, noi siamo gli Aspriglias. Oggi facciamo un contenuto un po' atipico perché qualche tempo fa, qualche giorno fa, è uscito un video dei Nanowar of Steel, che parla della finale di USA 94 di Pasadena, dove l'Italia affrontò il Brasile e perse ai rigori. Spoiler per chi non l'avesse visto. Per questo video abbiamo come ospite Andrea, che è uno dei miei migliori Ciao a amici, tutti. grandissimo musicista, Esatto. espatriato, espatriato in Svizzera, anzi expat come si dice, e abbiamo pensato Cervello quindi in di fare fuga. questo video insieme. Cervello in fuga, esatto, cervello in fuga. Quindi, siccome è una partita che ha fatto la nostra generazione, ha creato traumi direi importanti, abbiamo pensato proprio di onorare USA 94 e quella nazionale devastante, commentando il video dei Nanowar. Quindi direi iniziamo. Andiamo, dai, Andiamo. vediamolo. Sperando che l'algoritmone non ce lo banni. Ho grandi aspettative. Napalm. Mangato Paresi. Allora, Grande. già qui i nomi. Allora, i Nanowar di solito sono già dei dementi totali, però tipo Aladino Baggio, vabbè. Tra Ma l'altro, è Aladino Baggio, nel ah, senso il tiro Aladino Baggio? Comunque c'è una certa somiglianza anche, eh? no, allora lui è Mohamed Abdul, il chitarrista dei Nanowar. Volevo dire questo. USA 94, l'Italia aveva credo 5 o 6 giocatori del Parma in rosa, e il Parma era in A da 4 anni, perché aveva Sì. Luca Bucci, aveva Mussi che non era ancora del Parma ma sarebbe arrivato, aveva ben arrivo a Polloni, Dino Baggio e Zola. Dino Baggio forse anche lui doveva ancora arrivare, ma comunque insomma, bene o male Sì. aveva un bel gruppetto di giocatori, che è incredibile per una squadra così giovane. C'è veramente tanto Parma in quella nazionale lì. Sì, Incredibile. O ci sarebbe stato incredibilmente. tanto Parma, insomma. Sì, beh, comunque dai 4 ai 6 giocatori, perché poi, Sì, ripeto, no, incredibile. in quella sessione di mercato poi qualcuno è arrivato, eccetera. E il grande Sacchi decise di non far giocare Zola. Anzi, no, peggio, Grande. di farlo giocare alla sinistra. Grande, a rig, grande, veramente grazie Con mille. umiltà, con Con umiltà. umiltà. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Pasadena 1994, let's fight for the heroes sent to war. Pasadena 1994, for the glory. Soldiers marching under the sun on fields of green. Is that last battle, death or victory? Allora, pausa. Io mi ero informato, io ho fatto i compiti. Non so se hai notato che c'era scritto Maurizio Kiev, Esatto, non l'ho capita quella. perché sarebbe Maurizio Moscow, cioè Maurizio No, Mosca, però no. probabilmente per in qualche modo testimonianza sulla guerra hanno cambiato Politically il correct. cognome, hanno cambiato il cognome di Maurizio Mosca. I più giovani vadano a cercarsi chi era Maurizio Mosca, fenomeno No, cazzo, incontrastato della TV degli anni 90. È una bella perla, se ci pensi. questa è una perla. Questa mi era sfuggita. Ecco, allora, intanto, genere Sabaton, in questo video c'è anche ospite il cantante di Sabaton, che è uno svedese della Repubblica Ceca che canta con i Nanowar italiani di Roma. Vabbè, a posto così, andiamo avanti. Against the odds and all the bets, bookmakers say there is no chance. Cariocas win up numbers 2-1. And Captain Baresi leads bravely the last line of defense. Immortal! While Roberto Baggio is ready to fire on Taffarel. Raffaele, attenzione. Parma, Abbiamo è vero. dimenticato un pezzo importante.
È vero. Tra l'altro anche lì la difesa di USA 94 dell'Italia, Maldini, Baresi, Costa Curta. Cioè, infatti nel video loro dicono che eravamo, diciamo, in un rapporto 1-2, ma secondo me non avevamo niente da invidiare a quella nazionale, che comunque tra l'altro aveva già Ronaldo in panchina giovanissimo, quindi Ronaldo era già stato campione del mondo nel 94, poi c'era anche Leonardo, se non mi ricordo male, di quelli che poi dopo in quegli anni sono esplosi definitivamente. Però sì, avevano uno squadrone, avevano Romario e Bebeto davanti. No, credo che Leonardo non fosse nella nazionale del Brasile, c'era credo Dunga in quel ruolo, un po' da trequartista. No, Forse ci ho Leonardo è guardato, arrivato ci ho un po' guardato. dopo. Era in panca Leonardo. Era in panca? Sì, Ah, sì, sì, ok. era in panca, Anche lui giovane. E sì, no, c'era Dunga, che è il giocatore più ignorante della storia. Tra l'altro ricordo il suo rigore, aveva tirato una legna. Cioè noi no, di giustezza, no, di solito, no, Una lui legna legnata secca incredibile. diretta, tipo il tiro della Tigre di Mark Landers e vabbè, e sappiamo com'è andata. Ok, andiamo avanti. Via. Non l'ha toccato, Non l'ha toccato, gli ha non l'ha sparato, toccato. ma non l'ha toccato. La toccava sempre piano comunque lui, entrava Sì, sempre sì, sì. pulito. Assolutamente. Mi viene in mente che in porta c'era Pagliuca e non doveva Era esserci lui. Pagliuca. C'era Pagliuca, io mi ricordo, se non cioè, non vorrei sbagliarmi, ma c'era stata un'occasione del Brasile in cui Pagliuca l'aveva clamorosamente battezzata fuori e non mi ricordo se la palla aveva preso il palo o comunque era andata molto vicino. Aveva Oh, preso il palo, me lo ricordo bene. Io tra l'altro ho dei ricordi di questa finale, io l'ho vista. Anche tu l'hai vista, vero? anche io l'ho vista, Cioè, assolutamente io ho sì. una sofferenza così in quel mondiale, credo, cioè sempre in realtà. Sì. Ogni mondiale a cui siamo arrivati ho sofferto così, ma quello in particolare. Sì, allora io ero al mare, ero in Abruzzo e gli albergatori avevano messo la TV nella terrazza, quindi c'era tutta la gente che lo guardava. Io avevo, dunque, 94, quindi avevo 11 anni, tu 12. E sì, io ricordo la tensione della partita, ma soprattutto, siccome non ero poi tifosissimo all'epoca, ricordo la tensione di tutti. Cioè, c'erano Sì. tipo, non so, 120 persone con la fronte imperlata, straimpanicati, ma anche perché l'Italia ai gironi storicamente nei mondiali fa sempre una fatica della Madonna. No, e anche lì avevano fatto una fatica della Madonna. Poi dopo Roberto Baggio ha detto, vabbè ragazzi, comando io, e dopo ha fatto quello che ha fatto, nonostante Sacchi, che tra l'altro è qui inquadrato, perché quello lì, pelato, Sì, no, con tra gli l'altro occhiali, meno male è Sacchi. che c'era Baggio perché, cazzo, rivedendo la formazione anche del 94 c'era un certo Berti anche davanti, che io non ho mai avuto una gran simpatia, però diciamo, insomma, meno male che c'era Baggio, perché altrimenti non lo so, Sì, era veramente, Baggio e veramente Massaro. dura. Baggio e C'era anche Massaro Massaro. avevamo. Massaro, che ha sbagliato il rigore. Grazie. Aia. Allora, avanti. 36 degrees of fire, 70% of humidity. È vero, allora scusa se ho già interrotto, ma io mi ricordo Sì. sto aneddoto qua, cioè che giocare a Pasadena in estate, no, io mi ricordo, adesso mi è venuta in mente sta roba, che tutti dicevano, ma come cazzo si fa a giocare, cioè allora vai a giocare, non so, non so, a Roccabianca, la fai lì in Era luglio, in uguale, comunque agosto, 36 gradi, ci sono cioè c'erano 700 comunque gradi, esatto. nella bassa No, più totale, nella bassa no. americana praticamente. Esatto, esattamente. E poi mi ricordo, non so se ti ricordi la canzone, la sigla di My Dear Gold di Elio, quella tipo, Certo che me la come si ricordo. chiamava? Fondamentalmente Sì. agli americani non Non gliene interessano, frega niente. esatto, non gliene fregava niente. E tra l'altro mi ricordo anche che all'epoca il calcio femminile in Italia era più quotato, comunque più seguito di quello maschile. Quindi cioè, c'era il panico di dire, ma gli americani, sto cazzo di mondiale, ma cosa gliene frega? Poi invece in realtà, insomma, beh, anche perché gli Stati Uniti come nazionale all'epoca non esistevano praticamente, cioè erano venuti Sì, dopo, cioè molto non c'erano dopo, sì. non c'erano dei grossi nomi. Ok, Castel Sant'Angelo, it's a jumbo screen. Their nation stands behind them, catenaccio dignified to defend their honor of the VGG. Romario
Come, scusa? No, un incubo, cioè erano sempre loro due, Romario e Bebeto, cioè Erano erano un incubo, fortissimi, erano velocissimi, erano fortissimi. imprendibili, Sì, e noi avevamo forse una delle difese più forti della storia della nazionale, è vero. in assoluto, perché secondo me solo Nesta Cannavaro hanno raggiunto quei livelli. Perché comunque Maldini era... Baresi era il più forte libero d'Italia e lo è stato a lungo. E Maldini era, vabbè, cioè il più forte terzino del mondo, secondo me, non dico che lo è tuttora, ma non ne conosco altri di migliori. Noi siamo sempre Assolutamente. forti in difesa e in attacco però nessuno butta dentro, quindi è quello il Sì, problema. sì, anche se secondo me le due nazionali più forti in attacco che abbiamo avuto sono state quelle del 2002 e del 2006. Perché, anche se non c'era Baggio purtroppo, però in Francia 98, se ti ricordi, c'era Del Piero che era scassato e Baggio comunque subentrava, Sì. insomma, erano un po' a mezzo servizio. C'era Bobone, se non mi ricordo male, in Francia 98, però nel 2002 e nel 2006 avevamo Toni, capocannoniere di qualsiasi cosa, Inzaghi, Del Piero, Totti, Gilardino, anche lui che faceva una caterva di gol. Chi mi dimentico? Qualcun altro me lo dimentico sicuramente. Comunque avevamo, cioè, Inzaghi in Penso panca. anche Zola stesso, no? Poi alla fine, dopo questo mondiale, poi qualche presenza l'aveva fatta in nazionale anche lui, forse non proprio incisivo, però qualcosa anche lui. Nel 98 dici? In Francia Penso di 98 sì. Zola. Secondo me ha fatto l'europeo e poi No? più. Secondo me poi più. Anche perché comunque Zola dopo era andato all'estero, è andato al Chelsea. Sai che i giocatori italiani quando vanno all'estero poi non se li scorreggia più nessuno tendenzialmente. Era stato uno dei primi. Sì, esatto, esattamente. Perché il Parma aveva comprato Risto Stoichkov, pallone d'oro in carica, che era venuto a Parma a mangiare dei tortelli, è diventato obeso, cioè comprato in agosto, obeso in settembre, letteralmente. Non ha fatto un cazzo, niente, solo una volta ha fatto tipo 2 o 3 gol in una partita con, o non mi ricordo, 2 gol e un assist, dove aveva esordito Inzaghi con noi, che veniva dal Piacenza e aveva fatto, insomma, una partita della Madonna. Però sì, via Zola e dentro Stoichkov. Se non mi ricordo male, ma non vorrei sbagliarmi. Da fare. Sono passati 25 anni, tipo. Eh. Eh, va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Italian offside track. Maldini, while General Sacchi displaces his troops for the final stand. Pasadena 1994, let's fight for the heroes sent to war. Pasadena 1994, for the glory. Pasadena 1994, second half is over, still a draw. Pasadena 1994. Tirerà per primo Baresi. No, aspetta, adesso piango qui. Piano. Allora, intanto sì, in Hannover hanno ricordato che effettivamente 0-0 primo tempo, 0-0 secondo tempo, 0-0 supplementari, quindi finale tesissima. Catenacciari versus artisti. Non mi ricordo se erano volate particolari botte, ripeto, ero piccolo, però mi ricordo che c'era Dinone Baggio che aveva fatto un mondiale della Madonna, se non mi ricordo male era stato anche votato come miglior centrocampista del mondiale, una roba del genere. E Dinone Baggio nel 94 non era umile, era un discreto, come dire, non di giustezza, ecco, non la toccava di giustezza. Allora, torniamo indietro un La secondo. cinica lotteria dei rigori Esatto. comincia. Allora, quello che per i più giovani, quello che si vede adesso con un deepfake, evidentemente, è Brunone Pizzul, che ha fatto la telecronaca. Bruno Pizzul penso che abbia commentato 45 anni di nazionale, ha vinto un mondiale, smette lui, mondiale, no, neanche. No, cioè lui è proprio riuscito a beccare da dopo il mondiale 82 a prima All'86 del tipo. mondiale 2006, Che c'era lui. sfiga. Infatti non volevo dirlo, però, cioè, insomma, Un po' di rogna alla specialmente porta. poi dopo questa finale qui non è che proprio Sì, è sì, un è vero. gustoso qua sentire le sue telecronache erano È sempre più vero, in è vero. discesa dopo questo È mondiale. vero. Sì, perché effettivamente abbiamo fatto mondiale ed europeo. Senza di lui. Vabbè, povero Bruno. E tra l'altro, cosa tristissima, nel 2006 la 7 aveva mandato le repliche delle partite fatte commentare da lui. Con lui che faceva finta di esaltarsi per delle azioni che sapeva benissimo come sarebbero andate a finire. Sai, proprio
Cioè, la tristezza più infinita, povero Bruno, però vabbè. Insomma, chapeau comunque, cioè avercene. Adesso, cioè tipo, sì, io quando sento Piccinini, quella gente lì che urla e basta, dico vabbè dai, aridatemi Brunone. Ok. Comunque sì, hai notato quella scritta lì che c'era scritto Tirerà per primo Baresi. The cynical lottery of penalties begins. Vai. Baresi contro Taffarelli. Baresi shot towards Japan like a North Korean war. Baresi. Errore di Baresi. Allora, mai avrei fatto tirare il rigore a Baresi, non si capisce perché l'abbia tirato lui. Comunque faccio notare che nella scritta c'era scritto Giangatto Baresi perché il Nanowar che ha tirato il rigore si chiama Gatto Pancieri 666 e quindi hanno fatto questo gioco di parole. E comunque sì, tutti danno la colpa a Baggio, no? Per la sconfitta, però ne abbiamo sbagliati 2 prima di Baggio. Esatto, tutti si ricordano Baggio, però perché era l'ultimo, però Era l'ultimo. anche lui, che secondo me non doveva batterlo quel rigore, però insomma ne è andato ad honorem perché ok, hai fatto un mondiale della Madonna, Certo. batti sto rigore, però lui si era pure infortunato, mi pare, quindi Lui avveniva da un non era proprio al infortunio, o comunque si era 100%. infortunato, sì. Ma poi ripeto, ho sbagliato, adesso vabbè, lo vediamo, tanto non è uno spoiler, hanno sbagliato Baresi e Massaro, quindi cioè, avremmo comunque dovuto pareggiare e non sbagliarne più, quindi non era proprio, cioè non eravamo 4-4, no? Esatto, quindi vabbè, povero Baggio, però vabbè, era il number one, quindi poveraccio, via. Che calcia altissimo. Albertini, let's up the crowd, it's Napalm Vietnam. Albertini. Eccola! Come? Stavolta il nome era corretto. Sì, ma perché probabilmente non avevano nessun Nanowar che poteva giocare con il nome del giocatore. Italia 1, Brasile 0 dopo il secondo rigore. Valley quickly finds the marginal line on Taffarelli. Sinistro Dievani contro Taffarelli. 2-1 per l'Italia dopo il terzo rigore. Sì, ecco, qui effettivamente loro hanno fatto la libera interpretazione, nel senso che hanno messo a tirare Aladino Baggio, che è il chitarrista di Nanowar, però no, non credo che avesse tirato un rigore Dinone. Infatti lì la fanno tirare a, chi è che era? Chi è che hanno detto? Evani e Ragno, chi è che hanno detto? Non mi ricordo, aspetta. Torniamo indietro un secondo. Italia 1, Brasile 0 dopo il secondo rigore. Valley quickly finds the marginal line on Taffarelli. Sinistro Dievani contro Taffarelli. 2-1 per l'Italia dopo il terzo rigore. Tiro Massaro. Para Taffarelli. Non l'ho capita. Cioè, praticamente è saltato per aria, ha nominato il dischetto i brasiliani e lui è esploso. Niente, non ce l'ha fatta. Battuta centrale. Abbiamo ancora una tenue speranza. Roberto Baggio batterà il nostro ultimo tiro. Alto. Il campionato del mondo è finito. Roberto Comunque eroico l'ha Baffo. battuto anche dopo che è stato sparato. Esatto, molto Platoon, no? Come scena. Buah. Comunque anche qui, gioco di parole, Roberto Baffo, perché lui è Mr. Baffo, che è uno dei 2 cantanti dei Nanowar. Andiamo avanti, adesso c'è l'assolone ovviamente umile del chitarrista. Lo vince il Brasile ai calci di rigore e naturalmente è una conclusione che si lascia con grande amarezza. Gli azzurri non meritavano di perdere così ai calci di rigore una partita nella quale hanno esibito uno straordinario coraggio. Pasadena 1994, let's fight for the heroes sent to war. Pasadena 1994, for glory. Pasadena 1994, the battle is lost and the hope is gone. Anche qui, vabbè, a parte l'effetto Salvati il soldato Ryan di loro che invecchiano dopo la battaglia, però se hai visto come dire, la tomba, era visto da dietro, era il È la logo, mascotte. era la mascotte, che però quella mi sembrava la mascotte di Italia 90, non di USA Quella è la 94. mascotte di Italia 90, orrenda come poche. Bruttissima, Qual era però la sì, mascotte la di mascotte di USA USA 94 l'ho 94? rimossa. Un ossetto, non cos'era? non credo che sia passata alla storia.
Potrei anche guardarci, ma non mi manca, Vabbè. sinceramente. Comunque, sì, era quella. Mi sembrava di averla riconosciuta, ma sono abbastanza sicuro. No, vabbè, frena. Hai colto questa? Aspetta, eh. No, non l'ho colta. Star Wars. Lo Cioè, so, ma sei tu il nerd di Star Wars. sono le anime Jedi dei defunti sul campo, Ah, ok. praticamente. Con tanto di accappatoio, se noti, come i Jedi. Geniale. No, è fantastico. Tra l'altro strasorridenti della serie. Siamo con voi, ragazzi. Allora. La traversa nel cielo non sarà mai abbastanza alta da impedire all'uomo più piccolo di oltrepassarla col suo cuore. Roberto Baffo. Allora, vabbè, il pezzo secondo me è spettacolare, cioè è bellissimo. Spettacolare. Il video è incredibile, poi ormai loro hanno fatto un salto di qualità della Madonna, ma vabbè, comunque, al di là di questo, io so che Baggio aveva affrontato un periodo straduro dopo World Cup, però aveva dichiarato in interviste successive che tipo la sua fede buddista l'aveva aiutato un sacco, e poi comunque io penso che certe sconfitte nel calcio a volte lasciano più il segno che certe vittorie, nel senso che secondo me quel mondiale è stato epico a prescindere dal finale, è stata una roba fantastica. Io penso, cioè in Francia 98 siamo usciti ai rigori anche lì contro i malefici francesi, però vabbè, non era la finale ovviamente. Però non lo so, cioè USA 94 secondo me quella nazionale era fortissima. Ripeto, solo secondo me nel 2002 abbiamo avuto una nazionale così forte. Cioè è veramente leggendario, mondiale leggendario, proprio. Ma poi tutte le nazionali, la No. Germania era fortissima, cioè vabbè, la Germania è sempre fortissima tendenzialmente, quindi tranne negli ultimi anni. Però sì, pazzesco. No, assolutamente vero, ed è anche stata, credo, la prima delusione grossa calcistica, cioè partiamo proprio male, quindi noi da piccoli siamo stati subito messi Sì. a posto dopo questa finale, le nostre aspettative. Cioè ogni No. volta che giocava l'Italia sicuramente perderà, no? No, E esatto. quindi, Era un no, messaggio ai dai, è millennials. stato... esatto. No, il mondiale è veramente bello, squadra veramente forte, gioco forse non proprio bellissimo, ma abbastanza efficace. Comunque ci ha portato Sì. in finale, e poi insomma anche il Brasile non erano proprio grami, insomma, quindi No, assolutamente. forse No, hanno beh, noi anche avevamo. meritato, dai, diciamolo. Beh, nel complesso per come era stato fatto il mondiale, sì, perché noi avevamo fatto i gironi di qualificazione osceni, se non mi ricordo male. Poi dopo invece abbiamo fatto dei buoni turni a eliminazione diretta. Però la prima vera delusione, ma lì eravamo piccoli, è stato Italia 90, dove abbiamo perso con l'Argentina a Napoli, dove pare, però io qua ovviamente un saluto agli amici napoletani, pare che tipo mezzo stadio tifasse Argentina perché c'era Maradona. Non la vedo così improbabile. Non è... Così. Ah, Non la vedo così improbabile. Potrebbe essere. potrebbe. Potrebbe essere. Poi sì, europeo niente, Francia 98 niente, Euro 2000 per come è Ni? finita, perché quel golden goal maledetto di Trezeguet, se non mi ricordo male, esatto. Cioè vincevamo, se ti ricordi, vincevamo all'89esimo 1-0 con la Francia in finale. Ah Poi già. ce n'hanno fatti due. E vabbè, poi dopo c'è stato il 2002 con Moreno, salutoni a Vabbè. Byron, e poi dopo, vabbè, 2006 e poi basta. Poi l'Italia è scomparsa dal panorama mondiale, Ma tuttora. neanche ci qualifichiamo, quindi basta, Pensa ormai noi che, abbiamo dato. pensa che mio nipote ha 14 anni e ha è vissuto solo per un mondiale dell'Italia. Non ne ha mai visto uno praticamente. Da Sono cose cosciente non ne ha brutte. mai visto uno, sono cose brutte. Va bene, che dire, io il pezzo me lo sono goduto un sacco, bei ricordi, tristi, però anche belli. Io direi di chiudere già qua.
Sì, era giusto rendere omaggio a questo mondiale, secondo me, e ora però andiamo avanti e speriamo di fare meglio nel prossimo, dai. Almeno speriamo di qualificarci. Ah, beh, se hai visto Difficile fare peggio, il mister sta convocando gente a caso dagli altri paesi, oriundi, cioè a tipo caso. l'equivalente sì, degli Amauri della situazione, cioè uno che gioca in Messico, in Argentina, non mi ricordo, un altro che gioca in Ungheria, però vabbè, spareremo a Le bene. proviamo tutte, le proviamo Le tutte. le proviamo tutte. Va bene, grazie mille per essere stato qui nostro ospite e ovviamente grazie a chi ha guardato questa live reaction, è stata un po' una cosa estemporanea, ma visto che appunto in Hannover hanno fatto sta canzone e USA 94, 6 giocatori del Parma in rosa, non potevamo esimerci dal fare un piccolo commento, una piccola reazione a questo video. Quindi veramente grazie a tutti, iscrivetevi al canale, condividete i nostri contenuti, noi come al solito siamo su Facebook, su Twitch, anche se non ci caga nessuno, e soprattutto su YouTube. Se mettete like ci fate un favore così l'algoritmo ci aiuta e ci vediamo poi con i prossimi contenuti, con la live reaction di domani per chi vede il video oggi o se no per i prossimi contenuti in generale. Ciao a tutti, lo devo dire Andre, sempre Forza Farm. Direi. Ciao a